qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone, ascendente Leone, Luna o Venere nel Leone. Stiamo registrando questo video durante la settimana in cui il Marte è entrato in Leone, ma è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, come ben sapete, tutti gli interattivi sono sempre validi e quindi abbiamo proprio questa forza propulsiva per le mie ragazze e i miei ragazzi del Leone che affermano il loro valore. Io valgo, ci dice Marte il Leone, e quindi non ti fai più mettere i piedi in testa da nessuno, avrai una forza propulsiva che ti permette di esercitare il tuo potere divino. Quindi, detto questo, invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, soprattutto l'arte sciamanica, per andare a praticare la magia pratica, appunto, e la creazione del capolavoro della tua vita. Per il resto, per chiunque lo desiderasse, ho messo in vendita il mio primo libro, che è la mia tesi di laurea, Il risveglio della coscienza, e per supportare il cammino empirico spirituale di ognuno di voi. Mi mandasse una mail per chi la desiderasse a taromantic21@gmail.com e tutto questo è qua. E siamo qua nella nostra scuola iniziatica a vedere cosa è in serbo per te, la tua anima, per i prossimi 7-8 giorni, ok? Per farlo iniziamo a mettere questi oracoli, vediamo un po'. Cosa è in serbo per te? Per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone, la tua anima per i prossimi 7-8 giorni in qualità di karma, di dharma e di missione dell'anima. Allora, vediamo cosa può accadere nella realtà fenomenica, vediamo con che circostanze ci troviamo a interagire. Allora, Leone, guarda con occhi nuovi, cambia il tuo punto di vista e troverai la risposta. Beh, questa carta è molto bella, ci parla del... sapete, mi viene in mente qua c'è una rana, no? Quando baciavi la rana diventava un principe, appunto. Guarda con occhi nuovi. Una rana semplice può essere un principe o una principessa, cioè una cosa che ai tuoi occhi sembra una cosa è tutt'altro. Guarda con occhi nuovi. Quindi ci possono essere delle circostanze in questi prossimi giorni che necessiteranno un cambio tuo di prospettiva per vedere la bellezza anche laddove la tua mente non l'ha vista ancora. E lì troverai la risposta. Ok? Ti consiglio di salvarti questo video nei prossimi giorni perché succederanno delle cose molto interessanti che tanto poi me lo scriverai per email. Lo so già. È bellissimo tutto questo. Vediamo di che si tratta, va. Vediamo di che si tratta. Quindi, questo guarda con occhi nuovi, cambia il tuo punto di vista e troverai la risposta. Vediamo con che circostanze ti troverai a che fare. In quali ambiti? Vediamo. Ah, qua c'è un 10 di bastoni, una situazione giunge al termine, una situazione pesante giunge al termine, mi dicono. Re di denari. Il 10 denari, una situazione pesante giunge al termine, mi parlano di casa, di lavoro, di famiglia o di stabilità. Una situazione pesante giunge al termine perché qua abbiamo un bellissimo 10 di denari a conclusione che mi parla di una stabilità ritrovata, anche sul lavoro, o una stabilità lavorativa o una stabilità economica o qualcosa in casa, qualcosa riguardante la casa che grazie a questo cambio tuo di prospettiva darà maggiore stabilità, darà stabilità. Da una situazione pesante passiamo a una completezza, un karma integrato. Sì. Ok ragazze mie, quindi questo a livello generale come prima botta, quando mi dicono le cose come prima botta, significa che quello sarà il tema nodale di questi prossimi 7-8 giorni, il tema evolutivo, ok? Che poi si riversa su tutti gli altri ambiti. Vediamo cosa mi dicono le carte delle relazioni, queste carte qui. Allora, prossimi 7-8 giorni per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone.
Le paure, benessere personale. Forse ci troveremo ad avere a che fare con un po' di paure a livello emozionale, relazionale. Allora, la paura è un'illusione. E dice, è facile. Lo so che non è facile. Se fosse facile non ci saremmo incarnati. Allora, queste sono le carte delle relazioni, no? Relazioni in tutto, relazioni con amici, relazioni con parenti, relazioni sul posto di lavoro, relazioni, emozioni, relazioni d'amore. Benessere personale, è come se il tuo benessere personale può essere messo un po' alla prova da alcune paure che puoi sperimentare in questa settimana. Ricordati la prima carta, cambia prospettiva. Hai Marte in Leone, cioè nel tuo segno. Marte chi è? Marte è Ares, il dio Ares, il combattente, il guerriero, colui che sfida se stesso. Mm? Quindi tutte le nostre paure hanno a che fare con, abbiamo paura a fare delle cose perché tutto ci arriva dal senso di colpa primevo del peccato originale. Quando l'uomo ha voluto la conoscenza è stato punito e sceso nella dualità. Questa è la favoletta che ci hanno raccontato, però la favoletta comunque tutta è una favola, tutto un racconto, tutta è una narrazione. Devi cambiare la prospettiva rispetto alla narrazione che ti stai raccontando delle paure che vivrai. Allora, qualsiasi tipo di paura sia, ti consiglio di fare il video Diventa potentissimo, arte magica, sta sulla playlist l'arte sciamanica. Mm? Se mi ricordo lo metto, dovrebbe uscire in questo momento sopra. Se non esce, se mi ricordo lo metto sotto all'info box, però lo trovi nella playlist l'arte sciamanica. Quindi affinché tu possa andare incontro al tuo benessere personale devi sfidare le tue paure in questa settimana, emozionali. Vediamo di cosa abbiamo paura o vediamo cosa ci dicono i tarocchi in merito a queste paure. Perché, sai perché? Perché c'hai Marte in Leone, quindi Marte come archetipo, no? Ares vuole superare queste paure e siccome entra Ares nel tuo segno è come se dicesse dai quali paure ci sono che le voglio affrontare subito, che c'ho la grinta adesso, c'ho la grinta per superarmi, mi spiego? Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in base a queste paure e benessere personale. E infatti abbiamo il diavolo, abbiamo un bel ego qua. Abbiamo la mente razionale, l'ego, abbiamo il diavolo. È la mente razionale che ti fa fare pensieri che sono pensieri limitanti. Ricordati che tu sei un'anima, non sei un io. Devi dissolvere l'io. Come si fa? Con tutte le pratiche che vi dico. Con tutte le pratiche, c'è tutto nell'arte sciamanica, ragazze. Ok, nella playlist, vediamo ancora. 8 di coppe. Il matto, te le togli davanti queste paure, ragazze. Arriva un cambio emozionale, il matto mi parla di piena fiducia e di fede. Una nuova tappa a livello emozionale. Alcuni di voi si stanno togliendo, hanno le reminiscenze, gli strascichi di situazioni manipolative e tossiche. Per questo hanno queste paure che vanno a inficiare il benessere personale, ma sono proprio quelle che ci fanno evolvere, ok? E il matto mi dice il salto nel buio, il salto nella fede, una nuova tappa della tua vita che va a eludere queste paure. Va bene? Una nuova tappa emozionale. La regina di spade, abbiamo sofferto abbastanza, però regina di spade, 2 di denari, il mondo, 8 di spade, abbiamo sofferto molto a livello emozionale, però ti dico che questa è la settimana in cui tu ti liberi dal senso di manipolazione dell'ego, ok? Mi superi le paure, mi superi. A livello relazionale poi dopo l'amore ce lo andiamo a vedere, anzi ce lo vediamo adesso. Vediamo. Vediamo. Anzi, no, sai che volevo fare prima? No, lo faccio adesso. Allora, dove stanno le altre carte? Queste. Allora, vediamo, metto una fila sull'amore per te, metto la fila della persona di tuo interesse o
che può essere la persona da cui ti sei allontanata o una persona nuova che è in arrivo. Vediamo alla fine cosa accade nei prossimi giorni. Vediamo. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone, come vanno... L'imperatore mi sta uscendo qua. Aspetta. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone nei prossimi 7-8 giorni? Energia tua, come vanno a stare? 9 di bastoni, ti vedo stanca, infatti, un po' di stanchezza c'è. 5 di spade, un arrovelamento mentale. 6 di bastoni, te ne esci completamente. Te ne esci completamente. Questa è la settimana in cui te ne esci completamente da situazioni stressanti a livello mentale, dall'autosabotaggio, da un non riuscire, una stanchezza, 9 di bastoni a livello emozionale rispetto a una persona o rispetto a quello che è accaduto nelle relazioni con qualcuno. 5 di spade, no? Quando la mente ti arrovella, stress, autosabotaggio, stanchezza rispetto a questo. Eccolo il bellissimo 6 di bastoni che mi parla del mettersi alle spalle tutta sta roba qua. Ti vedo prendere il controllo nuovamente della tua vita emozionale, avere il controllo sulle situazioni, ma soprattutto metterti alle spalle queste paure che sono derivanti da situazioni di manipolazione dell'ego, che poi lo proiettiamo all'esterno con persone che ci danno il copione, che recitano il copione della manipolazione, ma è l'ego, ok? Una nuova tappa, ce lo diceva anche qui. Quindi il tuo benessere personale verrà soddisfatto da metterti alle spalle o riprendere il controllo della situazione in mano, ok? Questo mi dicono a livello emozionale. Vediamo la persona a cui stai pensando, la persona che arriva nei tuoi confronti o che può arrivare, va bene? Vediamo l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Per molti di voi qua vi togliete di dosso una situazione pesante e anche una persona, però vediamo cosa ci dicono. L'energia della persona che arriva nei tuoi confronti. Re di denari, cavaliere di spade, gli amanti, accipicchia. Allora, qua abbiamo una persona, questo re di denari, può essere anche una donna, cavaliere di spade, che arriva all'attacco nei tuoi confronti, gli amanti. Può anche essere una persona nuova, parla di questa persona con le idee risolute, re di denari, cavaliere di spade, che può essere un po' teso, ma teso verso dove? Verso gli amanti, verso ti vuole dare amore questa persona. C'è una scelta d'amore che fa nei tuoi confronti, con molta risoluzione nei tuoi confronti. Sì. Ok. 6 di coppe. Per molti di voi è una persona che conoscete già, che vuole o recuperare il rapporto oppure mettersi all'attacco, però che potete conoscere già. 6 di coppe, 7 di denari, che ha atteso anche. Qua abbiamo 2 di coppe, sì. Può essere una persona che avete atteso, con la quale vi dava un po' di mal di testa qua. Vediamo alla fine cosa succede per te in amore. Re di coppe. Eh sì. 7 di spade. Regina di spade. Ma non gliela fai passare molto liscia tu. Allora, qua mi parlano di una persona, questo re di coppe, che non so se sei tu più evitativa o evitativo da questa persona, perché ti vedo riprendere il controllo di una situazione e quasi non volerne sapere dell'altra persona. Quindi può essere che sei tu più evitativo o evitativo. Regina di spade, cioè stai lì che non ti lasci abbindolare facilmente, insomma. Per alcuni di voi può essere una persona nuova che ve la giocate un po' la cosa, assolutamente sì. E invece per altri è come se
Arriva questa persona, c'è questa persona, però voi siete un po' sulle vostre, un po' sulla difensiva, mi spiego? Perché vedo che voi siete state stressate, quindi col 6 di bastoni, mi riprendo in mano la mia vita, adesso penso a me e adesso non penso tanto all'altro, invece l'altro sta all'attacco nei tuoi confronti. Ci sono queste due energie qui, diverse. Quindi questo 7 di spade mi parla di un po' di mancanza di fiducia tua, credo, con la regina di spade, e quindi sorvegli, fai un po' lo scanner a questa persona qui, re di coppe. Vedi 5 di coppe perché sei amareggiata o amareggiato, sei un po' sulla difensiva per questo motivo. Può darsi che sia la stessa persona mossa da un senso di colpa, questo è il senso, oppure una persona nuova che ti vede un po' sulle tue. Avevamo parlato prima del ranocchio, qua bacia il ranocchio diventa il principe, il re di coppe. Qua abbiamo i segni d'acqua forti, i segni di terra e anche gemelli, acquario, bilancia. Vediamo un po'. Infatti qua le carte emozionali già me lo dicevano, no? Arriva un cambio rispetto a una situazione difficile, tossica, manipolativa, una nuova tappa arriva e sta a te la scelta. Vediamo energia positiva per te in amore. Eh sì, positiva per te c'è un nuovo amore oppure il rinnovo di una relazione. L'asso di coppe arriva per te. Te lo dicevo. Vediamo energia negativa. Il 10 di denari, probabilmente questa persona non vuoi dare stabilità a questa persona o questa persona non può dare subito stabilità o tu non vuoi dare stabilità, oppure il lavoro oppure la famiglia possono giocare un po' contro. O il lavoro di questa persona o la stabilità o la famiglia di questa persona, ecco perché stai un po' sulla difensiva. Fatto sta che la scelta sta a te con l'asso di coppe. Vedi qua c'è un 4 di spade, è come se la situazione familiare può rallentare un po' le cose, però a te sta la scelta, ok? Vediamo un attimo sulla con queste carte qui cosa mi dite sul 7 di spade. L'ambizione, qua abbiamo un 6 denari, c'è una mancanza di fiducia che tu hai. C'è una mancanza di fiducia che tu hai, forse metti alla prova questa persona sul 7 di spade. La lontananza, c'è un 3 di spade, c'è un po' di mancanza di fiducia tua. Vediamo un'altra. Avversità. Stai un po' sulla difensiva rispetto a questa persona qui. Sta a te la scelta, però l'opportunità c'è. Sì. Però l'opportunità c'è. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Anzi, voglio metterci un attimo queste sull'amore per te. Amore festoso. Qua mi dicono che c'è una riconciliazione o c'è proprio questa apertura. C'è l'apertura, nonostante tu stai sulla difensiva. È possibile che tu ti apri al nuovo e dai le spalle, quindi sei evasiva rispetto a quest'altra persona, perché c'è questa persona nuova. Tanto poi mi farei sapere. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli lui lei, per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. La là, e che cos'è? Fatemi sapere voi. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. E beh, questo mi incuriosisce. No, adesso devo sapere che cos'è perché scusate ragazzi, mi divento curiosa pure io. Chiaro, vediamo cos'è che farà che non ha mai fatto nella vita. Questa persona cos'è che farà con te una cosa che non ha mai fatto nella vita? Di che si tratta? Non vi voglio togliere il gusto, però lo voglio vedere io. Magari spegni il video adesso, non lo guardare, guardalo tra 20 giorni. Vediamo cos'è. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Cos'è? 7 di coppe, il carro, 9 di bastoni. O è un viaggio nei tuoi confronti nonostante tu stai sulla difensiva, o è una sorpresa nonostante tu stai sulla difensiva. Fatto sta che non si arrende. Due altre. 3 di bastoni, può essere un viaggio, eh? Regina di spade di nuovo. Un viaggio nei tuoi confronti è possibile nonostante tu stai sulla difensiva. Vedi 2 di coppe.
un viaggio, qualche cosa che ha allora è qualcosa, se non è un viaggio, è qualcosa che ha a che fare con sforzarsi per abbattere le tue resistenze, ok? Vediamo, mettiamone un'altra. Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Questa persona ha sofferto molto, ecco perché è il re di coppe, è una persona che è autonoma adesso a livello emozionale. O questa è la tua stessa energia anche, no? Che non ne vuoi sapere, però questa persona vuole abbattere i tuoi limiti, anche se è una persona nuova, eh. Mettiamone un'altra. Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. Eh sì, eh sì. Cioè il fatto che superi i suoi stessi limiti, sei tu che lo spingi a farlo, quindi ad essere migliore. Ragazze mie, che se suona, è molto poetica. Quindi io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.